Abbiamo iniziato questa meravigliosa sessione di Daniele, in cui ci divertiremo come dei pazzi, io lo so già. Ciao Buongiorno a Elena. tutti, ciao. Mm. Dimmi se devo contare o se ti do solo 2 secondi in silenzio. Mhm. 2 secondi vanno bene. Ok. Ehm, è arrivato Daniele, è lui, Mm. e ha in mano come se avesse in mano solo il volante di un enorme bus, di un enorme autobus. Mm. Ok. E mi dice che è il volante che lui usa per indirizzare la sua vita, ma ha le proporzioni troppo grosse per riuscire a farlo andare esattamente dove lui vuole. Mhm. E quindi vorrebbe capire Strutturare il volante in modo tale da poterlo gestire o capire dove in andare. Oh, precisione, esatto. ovviamente ci dà Sì, l'autorizzazione. sì, Come? sì. Mentre mi dice questa cosa, dice, cioè quello che intende è vorrei che tu mi facessi vedere quello che sono a livello eterico e le mie interferenze, così Ok. posso vedere da fare. Subito i valori. Vibrazione. 950 milioni, Mm. Percentuale di consapevolezza. 120%. PSPE. PS, mm, vabbè, in questo momento è 43. Altrimenti? Altrimenti ci sono dei momenti che però in cui è anche 57, 60. Quando è sotto cannabis? Esatto. Mm. E quando ascolta anche la musica? Senza cannabis? Allora, quando ascolta la musica, a dire il vero, a volte però è più lento, cioè è come se si centrasse, ok? E quindi dopo, è come se si centrasse, quindi i PSP sono pari, e poi dopo, quando si centra, allora va con la PS, ok? E quindi arrivi anche a 70 a volte, se c'è la necessità, arriva a usare il 70 della PS. Ed è Bene. successo anche in passato, in alcuni momenti che lui poi ha deciso di... Aspetta, c'è una cosa che ha detto prima. Adesso non mi ricordo più, ma ho visto che si ricollegava. Dimmi cosa hai visto. Ho visto che questa cosa della PS, Mhm. che arriva, che lavora tanto la PS, quindi lui segue tanto la PS, quindi anche a 70, a volte da piccolo anche all'80%. Mhm. Ok, lo faceva fin da quando è nato e lo faceva anche, ecco, ok, in quei momenti in cui riusciva a contare i numeri delle lettere Mhm. e a fare quella cosa Lì lì, saliva. lì saliva tantissimo, era proprio in collegamento perfetto, cioè era come se fosse un allenamento di centratura che la PS gli faceva fare, tra virgolette, no? E Mhm. quindi lui in quei momenti lì era, se lui avesse imparato a sentire come era nei momenti in cui riusciva a contare le lettere in un attimo, come ha fatto prima, lui avrebbe imparato lo strumento per tornare a essere centrato così, cioè a sentire com'è quando è completamente centrato. Mm, non so se ho Sì, reso più o l'idea. meno. Ok, cioè era un allenamento. Lui riusciva tantissimo ad entrare in collegamento con la PS e infatti cioè, faceva delle azioni in quei momenti che erano praticamente tutta PS, cioè al 70-80%, ok? E era come se la PS, per far sì che lui stesse sempre di più Contatto con in lei. contatto con lei, gli faceva fare questo allenamento.
di contare le lettere. Vabbè, la solita pasticciona però, perché lui Sì. ascoltava le persone che gli parlavano e contava le lettere, non ascoltava quello che gli E stavano infatti era dicendo tantissimo nella PS, esatto. e quello che veniva visto da fuori era uno distratto o qualcosa del genere. Mm, No? sì, No? Scrivimi, Daniele, scrivimi in Skype, però qui, in questa chat. Va bene, vite precedenti. 1026. Percentuale di cervello. 8,5. Va bene. Ah, Mm, ok, lui dice che comunque capiva gli altri, cioè faceva due cose insieme, contava le mm, lettere e capiva gli ecco. altri. Ce l'ha fatto nella esposizione dei punti, questo discorso. Se uno gli dice anche una frase, lui in un secondo e mezzo dice il numero di lettere ed è assolutamente corretto. Molto molto interessante. Allora, da bambino, partiamo da questo, i sogni infantili, forti e cattivi, è morto in tutti i modi, coltellato, colpo di Mhm. pistola, ma soprattutto è caduto da altezze, a volte nel vuoto, a volte cadendo con tutto il palazzo. Sono, Causa esoterica, vai. no, si ricordava, erano ricordi di vite precedenti, delle Mm. morti delle vite precedenti. Compreso quello in cui è caduto con tutto il Sì, palazzo sì, e ha visto che è uscito dal sì, corpo. quello era probabilmente una delle vite in cui era ancora più consapevole e quindi si ricorda che oltre a ricordarsi di morire, dopo la morte si ricorda che la PS ha sperimentato questa cosa che in realtà non muore la PS ma muore solo il corpo. Cioè lui... Molto bene. mm, Questo però ha generato paura del vuoto? Questa è la causa esoterica? Sì, a livello mentale sì, perché poi la mente ricorda solo il sogno e non è che ricorda che si ricordava di di una vita precedente, cioè in quel momento è come se la mente si stacca dalla PS. Lì poi ci sono le interferenze che hanno fatto sì che lui pensasse, che fosse una cosa brutta quei sogni, che quei sogni fossero una cosa brutta. In realtà era una memoria, era solo una memoria di consapevolezza delle vite passate. Ok. E il fatto che fossero sogni molto cattivi, forti, ha portato oggi all'assenza di sogni? Sì, sì, lui ha bloccato completamente, sia eh, sono riusciti a diciamo, le interferenze sono riusciti sono riusciti a convincerlo che non sono doti queste, sia quella di contare i numeri, sia quella di ricordare la consapevolezza della PS, che non sono cose positive, ma sono cose negative, quindi da tenere lontane. Va bene, chiamiamole. Prima le eteriche, poi le mentali se ci sono. Allora, all'eterica è arrivato un leonide, è proprio un leone, che mi fa un po' sorridere perché è arrivato tutto grosso, così come se dovesse farmi una mega paura, poi mi sono avvicinata e è diventato un decimo di quello che era prima. E poi c'è un falconiforme e ci sono due rettili piccolini qua davanti. Sopra, leone. Sopra il leone abbiamo Zeus. Mhm. E vedo in lontananza, già anche l'ultima volta che l'ho visto era così, vedo Poseidone in lontananza che ormai è come se avesse perso tutta, è come se fosse raggrinzito, asciugato. Ok. Sfrattato e indebolito. Esatto, e lo vedo fuori come se fosse fuori da una teca di vetro che non può entrare, che guarda da fuori disperato perché non può avere EDL, energia. 3, mentali. EDL, entità mentali. 2, Mm. Di che livello? livello 6 e Mm. livello 3. Partiamo dal 3.
3, quello che l'avevo già visto prima, era l'entità che è questa qua che abbiamo visto ora, che gli fa credere che queste cose che lui ha, queste attitudini, queste capacità che lui ha di ricordare, quindi la consapevolezza che ha imparato nelle altre vite, sia una cosa brutta, no? Paurosa da tenere lontano, che la fanno, che gli fanno, è quella che gli fa credere che è nel posto sbagliato, che è lui quello sbagliato, che è nella vita sbagliata, che è mm, sì, nella realtà sbagliata, ok? Diciamo le cose come stanno, che queste capacità medianiche, perché lo Esatto. sono sbagliate. E la 6 non è poco, eh. La 6 è quella della dipendenza da cannabis. L'ho dimenticato. Ah, Come la ah, vedi? sì. Come si chiama? Come la vedi? Mi è venuto fuori purpurea, purpurea tipo. E la vedo sempre fatta di impulsi Piccoli elettrici, no? lampi. Esatto. Quindi il bordo un po' più definito, perché più si alza il livello, più vedo il bordo definito, ok? E prende delle sembianze tipo una medusa sensuale, Mhm. ok? Come se fosse, si atteggia come se, cioè quella che è in grado di ammaliare la persona che interferisce. Mm. Ok, c'è un'entità mentale collettiva, connessa, cioè che comanda tutte queste qui legate all'utilizzo della cannabis e quindi anche al livello 6 di Daniele, perché potrebbe essere anche di altri livelli. Sì, sì, certo, livello 6 è quando inizia la dipendenza, perché può essere che magari, sai, allora, mm, io vedo che il fumo in generale, c'è proprio il fumo anche delle sigarette elettriche, quello lì, in generale, diciamo i primi atti che non sono ancora dipendenza, però non sono più bassi del livello 5, perché c'è tutto dietro anche una parte fisica che le entità mentali devono mettere in moto, ok? Quindi deve essere abbastanza potente, perché un'entità di livello 1 o 2 non sarebbe abbastanza potente per far sì che la persona faccia un'attività motoria, fisica. Mhm, mhm, Ok, quindi l'inizio è livello 5. Quando inizia la dipendenza vera e propria è livello 6. mhm. Ok, e poi arriva, diciamo, sigarette e cannabis, lo vedo fino al livello 7. E cosa succede a livello 7? A livello 7 è quelli che non riescono, cioè sono paragonati un po' Sottoni, sì, quelli che si fanno di droghe pesanti, più pesanti psicodipendenti. ancora, esatto. Sì, cioè l'atteggiamento è lo stesso. La differenza dall'8 in su, che sono altre sostanze, è che non è che ti bruciano il cervello, no? Ok, agiscono in un'altra maniera. Diciamo questo, che la cannabis può anche essere terapeutica. Per Esatto. alcuni malati, è assolutamente la manna dal cielo. Chi non Mm, ne ha mm, mm. bisogno, invece, rischia la connessione con un'entità Esatto. mentale. C'è questa connessione con un'entità mentale per, non so, un malato d'Alzheimer che in effetti, Alzheimer mi sembra, no? Che in effetti trova giovamento nell'utilizzo di cannabis. Mi sembra Alzheimer o altro. Parkinson forse. Parkinson, scusate, Mm. sì, Parkinson. Eh, diciamo, no, è come funziona, in quel caso lì funziona come un altro farmaco, altri farmaci, cioè a livello eterico. Quindi dà il beneficio da una parte e
quindi contrasta le vibrazioni negative di una certa entità da una parte, ok, però lascia comunque degli strascichi fisici dall'altra, come ogni farmaco, in quel caso lì, quello che vedo io Ok, in eterico. sì, vero Daniele. Va bene, impianti. Allora, prima ne avevo già visto qualcuno. Allora, ne avevo visto uno a livello della tiroide. Ah, ecco, poi avevo visto uno gliel'avevano messo a livello renale, però io l'avevo visto su tutti e due i reni, adesso non so se lui la sindrome nefrotica l'ha avuta solo da una parte o dall'altra o da tutte e due le parti. Io gli impianti li ho visti su tutti e due i reni, uno da una parte e uno dall'altra. E ho visto anche gli impianti su un ginocchio e sull'altro, su tutte e due le ginocchia, e poi ne ha due sul dorso dei piedi. Con che obiettivo? Questi ultimi? Allora, gli ultimi sono il collegamento, lo vedo spesso che lo fanno, il collegamento che usano le entità mentali per il passaggio, diciamo, dell'informazione energetica e degli impulsi mentali che vogliono dare, no? Quindi i pensieri eh, o invece bloccare i pensieri, queste cose qua. Quindi vedo proprio che passa, è come se facesse un circolo con la terra, l'ho visto anche altre volte, come se mandano l'impulso, in questo caso dalla tiroide, passa, va fino alle ginocchia, dalle ginocchia al piede, poi è come se andasse sotto, da sotto sale dall'altro piede da destro, ginocchio e poi di nuovo la tiroide. Un circuito? Sì, ogni tanto lo vedo che fanno un circuito di questo tipo. Ok, lo diciamo subito, dolore al bacino, così non ci dimentichiamo. Ma lo avevo, nell'elenco, tranquillo. Mm, Causa esoterica. sì, no, la causa esoterica no, la causa esoterica, no, quello lì allora è tutta non c'entra l'impianto, ma la causa esoterica è tutta una conseguenza di quello che hanno fatto, di quello che gli hanno fatto praticamente da sempre, da quando lui ha avuto la prima sindrome nefrosica. Mhm. eh, han- è come se si fossero accorti da subito che lui aveva una certa memoria animica dalle vite passate, ok? Quindi delle certe capacità. Mhm. E quindi la prima interferenza che gli hanno fatto era, sono riusciti a farla proprio a livello fisico, ok? Quindi sindrome nefrosica, mi è arrivata proprio prima tutta una sequenza, sindrome nefrosica, diminuzione delle proteine, comunque per far sì che i muscoli e le articolazioni funzionino, abbiamo la necessità delle proteine per far sì che venga creata l'energia, per far sì che le articolazioni, le ossa e soprattutto le articolazioni e i muscoli funzionino adeguatamente. Ok, quindi in questa maniera da subito loro hanno cercato di contrastare la sua capacità motoria, ok? E che hanno portato avanti per tanto. Nonostante tutto, lui è riuscito comunque a fare attività sportiva in tutta la vita, e con questo è riuscito a contrastare comunque la loro azione. Ok? A Mhm. questo punto non era sufficiente, quindi la loro azione fisica e quindi diciamo l'entità mentale di livello 2 è come se fosse arrivata in supporto di questa interferenza eterica. 3, livello 3. Quella Sì, più scusa. bassa. Sì, sì, di livello 3. Sì, 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 di livello 3. Quella più bassa, sì, quella più bassa. Va bene. Ok. Ehm, nome del progetto di Daniele. Negazione. Chi è Daniele? Una perla? No. No, no. Chi è Eh, Daniele? Che eh, ricorda le sue vite precedenti, che è un bambino straordinario e poi cambia qualcosa.
Sì, allora, come partenza, eh, come partenza aveva lo stesso scudo di PSPE che ho visto nell'altra sessione, ok? Mm, mhm, Quindi la PS viola e la PE verde, mhm. Una specie di che sagoma. sì, esatto, che era come uno scudo. In Ah, questo caso, per le interferenze. sì, in questo caso però sono riusciti a interferirlo, ma la partenza era uguale. Quindi è come se non è una PS delle PS, possiamo dargli un altro nome. Già la seconda volta che lo vedo, è stranissima sta cosa perché Sì, abbiamo non due mi era mai sessioni che si successa. assomigliano, consecutive che si assomigliano Mm, molto. Due uomini e due mm, ragazzi che si assomigliano molto, sì. sotto tanti, tanti punti di vista. Va bene, capacità di muovere gli occhi in maniera indipendente, un po' come il camaleonte, o quasi. Mm. Ce l'ha anche mostrato, è veramente straordinario. Lui a volte viene infastidito da questa cosa, ma riesce a controllarla. Lo fa apposta, quindi non è una roba incontrollabile, e capisce che i due occhi sono separati, quindi uno vede meglio in certe condizioni, uno in altre, non so, uno di notte, uno di giorno, uno cose vicine, uno cose lontane, cose così. Allora, questa è un'altra capacità che lui ha acquisito dalle vite passate e che ha conservato in questa vita. È un'altra modalità per vedere, assolutamente, cioè vedere, hai uno spettro di veduta sia fisico, che è molto più ampio, che proprio direi anche a livello energetico e su altri campi, su altre dimensioni, perché il fatto che un occhio veda meglio da vicino, l'altro da lontano, è come se tu riuscissi a percepire dei particolari che vanno oltre. Mhm. Eh, quello che mi viene è che se Daniele ci fa caso e prova ad andare a ricordare eh, il suo passato o anche recente, se si concentra sicuramente trova delle situazioni in cui lui ha visto dei particolari che in realtà non potevano essere visti da una vista normale. Ecco. Ovvero? È come se potendo muovere gli occhi in maniera diversa, come se lui potesse creare un campo visivo che gli fa vedere anche, che ne so, o il, il campo elettromagnetico intorno a lui, magari solo dei particolari, eh, delle connessioni energetiche. Cioè, è un po' un modo come in alcuni casi si stringono gli occhi, si cerca di guardare con le fessure degli occhi Mm, e si riescono a vedere, magari solo impercettibilmente, non so, le aure, esatto. Sai che a o... volte si vedono tipo una retina, Mm. non so se... Questo non significa che Daniele adesso si deve mettere a fare questa cosa dalla mattina alla sera per No, vedere le interferenze, le aure o cose, no, perché chiaramente lo sforza, gli può dare fastidio e no, può anche a certo, livello fisico comportare dei... Va bene. no, no, assolutamente. Ehm, quindi la causa esoterica della sindrome nefrosica sono gli impianti. Mm, sì, Per bloccarlo, troppo sì, sì, sveglio. Causa esatto. esoterica dell'allergia al sole, guarita, con la medicina naturale no, guarita grazie a un'intuizione della madre e a una cura omeopatica a base di piante. A lui bambino viene proposto di essere curato con le piante, non si dice medicina omeopatica perché non l'avrebbe capito, è lui che è legato alle piante, dopo vedremo Mhm. perché, entusiasta, lo fa, guarito. Allora, lì è stata un'altra interferenza che però poi non vedo più, ma ha fatto sì. Beh, non la vedo più, vado con ordine. Comunque c'è stata un'interferenza lì che ha fatto in modo che lui fosse un po' bloccato a livello sociale, ok? Quindi limitato, perché da bambino magari se giocava a pallone doveva stare dove c'era l'ombra o sul pullman doveva sedersi dove c'era l'ombra, non poteva mai stare dove voleva, come voleva e appunto in tutti i luoghi. Quindi sono riusciti da lì a limitargli un po' come se gli avessero messo ehm,
dei limiti, no? A stare attento alla vita sociale fuori. Ok, perché c'era appunto il sole, un po' come il sole dove lui non poteva stare. Chiamala questa entità, vediamo se è eterica o mentale. Mentale. Livello? 5. Va bene, ci basta. Sì, sì. Causa esoterica della lassità ai legamenti. È quello che ti ho detto prima, che a livello fisico, dalla sindrome nefrosica, poi ehm, il fatto che lui non potesse assimilare le proteine, ok? Quindi le proteine venivano scartate, non riusciva ad assimilarle bene, ha fatto sì che i suoi muscoli e i suoi legamenti non crescessero adeguatamente. È vero che ha fatto anche una cura cortisonica, ok? Ma da solo il cortisone non avrebbe potuto fare questa cosa. Ha influenzato tantissimo il fatto che già lui non potesse muoversi, che hanno fatto in modo che lui non potesse assimilare bene le proteine, quindi i muscoli e le articolazioni non crescessero nella misura adeguata, nella maniera adeguata. Ginocchio, Il ginocchio ha gli impianti, distorsione della caviglia. ma è una conseguenza fisica di quello che gli hanno fatto sulle articolazioni e i muscoli. Stomaco. Allora, lo stomaco ho visto prima, mentre lo diceva, che è proprio un suo rifiuto a fare ciò che... allora, due aspetti. Cioè, che però secondo me, adesso non lo so di preciso, ma quello che ho visto io è proprio è come se il sintomo però cambiasse un po'. Mm, C'è un sintomo sullo stomaco che lui sente quando deve fare qualcosa che praticamente è obbligato a fare, mhm. ok? Che gli viene imposto. E c'è un altro sintomo che può essere simile ma cambia un po' quando deve fare qualcosa in una situazione in cui gli provoca ansia. Ok, quindi come potevano essere gli esami universitari. È come se lui non volesse mandare giù quel boccone. Mm, Ok, mhm. quindi gli rimane sullo stomaco perché non lo vuole digerire. Idem il rigetto. Sì, sì, esatto, il rigetto poi ah, ecco, forse sono i due sintomi, sono quelli. Soffio. Ma no, Sofio è una roba. Allora, io vedo che il fatto che dicano che una persona ha un soffio al cuore è un condizionamento sociale che hanno messo praticamente a tutti. Ok, è vero che si sente quel saltino, che a volte si può sentire quel saltino quando si sentono i battiti, quando si viene auscultati, ma è una roba minima, non è una sindrome, non è una cosa, non sei cardiopatico, non ti crea dei problemi a livello fisico, è solo in quel momento che il corpo in quell'istante lì reagisce in maniera non perfettamente fisiologica, ma è una Nessuna salute causa assolutamente. esoterica, No. diciamo. Conteggio delle lettere l'abbiamo visto. Si mangia i polpastrelli delle mani. E tu lo sai bene. Allora, deve entrare, è come se lui volesse impedire a se stesso di entrare in contatto col mondo, ok, Mhm. con la realtà. È come se lui, in generale, poi mi è arrivato anche nello specifico, è come se lui, toccando con i polpastrelli, cioè se i polpastrelli sono sani, lui sente, la sua realtà com'è veramente, Mm, mhm, ok? E quindi spesso la vuole negare, ok? mhm. E io in questo caso lo vedo, nel suo caso specifico, cioè in questo in particolare, lui non vuole entrare in contatto con la realtà delle persone che gli stanno vicino. Mm. Fammi fare un piccolo discorso, Elena. Sì. Tutti siamo qui per fare esperienza e tutti vogliamo andarcene.
chi più, chi meno, chi è più legato a interferenze, religioni, Gesù, Astar Sheran, chi meno. Ma alla fine della fiera tutti ce ne vogliamo andare. Io penso, dimmi se dalla posizione in cui ti trovi Mhm. lo confermi, smentisci o correggi o modifichi, io penso che il modo migliore, anzi l'unico modo per andarsene, è vivere consapevolmente e in pieno questa realtà, imparando a essere il mago, imparando a gestirla, questa realtà, imparando la propria potenza, divinità. Quindi io creo come ho creato io ad Eternum e adesso lo creano tutti e dovevo depositarlo prima e brevettarlo, accidenti a me. Una battuta. Ridi Daniele, scusa, ho fatto la battuta. Ok. Uno crea, capisce la propria divinità, si avvicina al momento in cui, se vorrà, se ne va. E invece, per esempio, come fanno ad alcuni, lamentarsi e io non voglio e la PS non capisce niente, è Mm. il modo peggiore per arrivare al risultato che tutti vogliamo. Abbiamo fatto questa esperienza, ce ne andiamo. Quindi in qualche modo Mangiarsi Polpastrelli si ricollega a Mm. questo discorso. Esatto, È sì. vero che adesso lo vediamo, Daniele è molto collegato alla natura, non fa questo tipo di lavoro, Mm. è molto collegato alla natura e vive in una città, non diciamo quale, è molto insofferente, per esempio con i membri della sua famiglia, e non ha ancora capito che loro si faranno il loro percorso e lui si farà il suo. È molto insofferente con come vanno le cose o con le persone con cui ha a che fare tutti i giorni, ma anche lì stesso discorso, Mm. no? Esatto, È esatto. questa la È visione. quello, esattamente. Cioè, il modo migliore per arrivare prima a dove vogliamo arrivare è essere ogni istante della propria vita centrati con la PS e vivere appieno ogni momento. Eh, sappiamo che l'abbiamo provato con mano, che la possiamo creare la nostra realtà. Assolutamente la possiamo fare. È solo questione di allenamento ed è la strada più veloce per arrivare a finire questo gioco, almeno per ognuno di noi. Benissimo. Mm, Il punto meno importante, vede un avvistamento UFO non drogato, non sotto l'effetto di stupefacenti leggeri o alcol, a 11 anni con altri. Che succede? niente, lì? Mm. Ah. Ma no, niente, lo fanno spesso, anzi, ho visto prima, in quei casi lì fanno vedere queste navicelle, queste cose, soprattutto mm, Bambini, a bambini e ragazzini, ragazzini, perché almeno loro sanno benissimo che è così, perché sono genuini e lo vedono, ma nessuno gli crede. nessuno gli crede, esattamente, quindi Ma è poi... un abduction questa? No, vedo che però lo utilizzano come scarico di energia, cioè come risucchio di energia, quindi sicuramente dopo si saranno sentiti un po' stanchi e con le vibrazioni un po' basse. Lui è stato sottoposto ad abduction, è sottoposto ad abduction. No, abduction adesso no. C'è stato un periodo, mi viene tipo più o meno il periodo dell'università. Non so se Mhm. Non so se gli è capitato di dover fare un periodo fuori da dove abita, e soprattutto in quel periodo lì, ma anche quando era a casa. Ok, dice di no, che lui ha studiato insomma nella sua città. Comunque, in un periodo dell'università Mm, ha subito delle abduction. Ok, mhm. a 14 anni, 3 anni dopo l'UFO, c'è un grosso cambiamento che tutti notano, cioè dal passaggio dall'infanzia all'ingresso nell'adolescenza. Niente, normale, il suo normale passaggio dalla sua infanzia alla sua adolescenza. Ok. Non c'è niente di esoterico, non c'è niente di... Semplicemente cambiata la fase e quindi spesso vedo, quello che vedo è che da bambino genuino inizi a metterti, inizi a usare più la mente, quindi blocchi mentali. Allora poi da lì magari arrivano le interferenze perché inizi di più che di quando eri bambino.
perché utilizzi più la mente e meno la PS, però in l'istante lì non c'è stato niente Mhm. di... Causa esoterica della paura del fallimento. Allora, mm, come dicevo prima, l'entità di livello 3, ok? Che fa in modo che lui pensa che non vada mai bene, no? Che è come se lui qua non è a posto, non è il suo mondo, non è quello strano, quello che fa le cose strane, così, fa sì anche che di conseguenza creda di non essere in grado e quindi di fallire. Quindi qualsiasi cosa fa, la fa un po' con l'incertezza di ma avrò fatto la cosa giusta, ma riuscirò ad arrivare dove voglio, ma fallirò, ma ce la farò a farlo. È tutta la stessa cosa praticamente, è una Decisione, conseguenza. stessa cosa. Sì. Va bene. Voglia di cambiamento, natura, libertà. Sente che la vita non è sua. E appunto il rigetto degli impegni non voluti l'abbiamo già visto. Mhm. Come si esplica questa cosa? Allora, il fatto che lui, diciamo, vabbè, partendo dal presupposto che sappiamo già che la PS che sceglie tutte queste esperienze sceglie le interferenze, ok? Quindi se l'è scelto lui questo percorso, partendo da questo presupposto, vediamo che il fatto che le interferenze l'hanno tenuto un po' bloccato nell'incertezza, anche col rapporto con i familiari un po' conflittuale, il rapporto con l'esterno un po' così distaccato, un po' riservato, così, ha fatto sì che lui non avesse l'impulso, il coraggio per fare quello che veramente vuole nella vita. Eh, L'immagine che mi arriva di lui completamente libero sarebbe fuori dalla città, in una casa indipendente dove vive da solo, in mezzo alla natura, a fare qualcosa con la natura. Cioè, proprio il suo lavoro è la natura, ma È la sua vera. laurea. Mm. Sì, sì, è quello, l- cioè, l'immagine di lui felice è in mezzo a dei campi, c'è una casa in mezzo ai campi, lo vedo io, con anche degli alberi, che può essere o vicino a un bosco con, con il frutto, cioè io vedo, lo vedo proprio lavorare la terra, le piante, più che gli animali, le piante mi viene, però ti dico l'immagine che mi arriva, ma fuori dalla città e da solo, cioè, allora a quel punto lì, quando lui riuscirà a vivere da solo o con la partner, assolutamente, però indipendente ma da tutto ciò che è famiglia, ok? A quel punto lì io vedo che lui sarà in grado di avere una vita sociale molto soddisfacente e anche divertente. Ok, vediamo a proposito della partner se è un'anima affine, un'anima gemella o appunto, che è la stessa cosa, o una fiamma. Eh, una fiamma no. Ehm, Non mi viene neanche anima gemella. Mhm. Mm, vedo, allora, c'è l'anima gemella, la vedo in vita, Mhm. nello stesso spazio-tempo, è come se l'immagine è questa, c'è Daniele, ok, e c'è l'anima gemella che è a una certa distanza da lui. Ok, deve fare ancora delle cose per far sì che la incontri. È come se in qualsiasi direzione lui vada, come se lei ci fosse in tutte le direzioni, ma a una C'è certa quello distanza. spazio da colmare. Esatto. Questo Mm. non significa che adesso Daniele molla la sua fidanzata, No, ovviamente. no, certo, può essere Magari, anche, sai, magari è una donna anziana, magari, però è comunque assolutamente, una no, no. fiamma, quindi ci Esatto. potrebbe essere una vicina, capito? È una Mm, donna mm, anziana? mm. È No, una donna? sì, una donna sì. Eh, mm,
La vedo come qualcuno con cui potrebbe avere a che fare per lavoro, Quanti anni ha questa donna? direi intorno ai 60. Mhm. L'hanno voluto insieme che ci fosse questo divario d'età? Mm, allora. È come se, sì, è come se lei lo aspettasse per fare quell'esperienza lì. Mm. È come se è capitato già in altre vite che loro vivessero nella stessa vita, Mhm. sempre con questa distanza, e lui non fosse ancora riuscito a colmare la distanza per poter fare un certo percorso insieme. Mhm, mhm. Chiaro, Ok? chiaro. Mm. Lei che consapevolezza ha? La vedo molto, molto animica, che vive Chiamala nel molti cinema. piani. Mhm, La invitiamo nel cinema, c'è la sua poltrona in prima fila e sai che a volte si mette il foglio riservato sulla poltrona. mhm. In questo caso c'è il suo nome e dentro ci sono le istruzioni per creare una ad eternum. Ok. Come si chiama? Mi è venuto Lucia. È rimasta stupefatta, ha letto le istruzioni, è rimasta stupefatta, non prevedeva neanche la possibilità di una cosa così. L'ha fatto? È stata un attimo così. Ok, adesso l'ha fatto. Il cinema si è illuminato? Parte da lei, ha preso tutte le poltrone e poi ha circondato tutto e poi è arrivato allo schermo. Ok, facciamo una cosa nuova. Chiamiamo tre archetipi. Il numero 3, le piante e la musica. Mhm. È una roba Mhm. incredibile, come se fosse la combinazione perfetta per creare la vibrazione ideale per tutto ciò che vibra secondo l'energia di anima dell'amore. Mm. È un'energia fortissima, è una vibrazione completa, è come se l'immagine è come, allora, come se questi tre archetipi fossero, li ho visti arrivare come tre triangoli con un bordo però tondeggiante, ok? Mhm. Che si sono uniti e quindi hanno fatto tipo una corona a fiore, ok? Mm. E- è come se l'interno di questo fiore riflettesse tutto ciò che arriva a quella vibrazione lì che è altissima e lo rilanciasse nel tutto. Quindi il 3, che è il numero a cui lui riduceva tutte le parole, Mm, riduceva il numero di una frase, poi riduceva quel numero a un altro numero in una serie di ragionamenti, arrivava sempre inevitabilmente al 3 o a tre lettere. mhm. Le piante, la sua laurea, la sua passione, il suo grande amore, la musica, la sua grande dipendenza, se vogliamo, però sana, Mhm. che non lo porta a connettersi con un'entità mentale. Esatto, no, no. Come vedi l'archetipo del 3? L'archetipo del 3 lo vedo come se
eh, fosse un'energia che fa unire tutti i puntini. Ehm, Fa chiudere il cerchio, fa unire i puntini di qualcosa, fa arrivare l'informazione che manca. Chiude, risolve, Sì, ha una risolve, soluzione. completa, ecco, sì. Nella musica? La musica la vedo come, la vedo così, la musica è un'onda vibrazionale, ok? Che modula la vibrazione a seconda la deve portare a un certo livello per vibrare in armonia, Mm. ok? Quindi a seconda di dov'è la vibrazione, dove lei è diretta, è come se abbassasse e poi portasse su quella vibrazione, oppure se è alta e per fare quella cosa deve essere più bassa, la abbassasse, ok? La porta a una vibrazione ideale. E anche con i colori, quindi modula anche i colori che devono essere a seconda di quello che deve essere fatto di un certo tipo. Quindi io l'onda generale vibrazionale della musica la vedo come un'onda di vibrazioni di tutti i colori. Quindi è un modulatore di vibrazione alla bisogna, che era Sì, l'obiettivo che esatto. si dà. E Mhm. l'archetipo piante, come lo vedi? L'archetipo piante lo vedo come bolle di vibrazioni che portano la vita, che equilibrano la vita fisica, materiale del corpo. Mm. Ok, quindi mandano quel messaggio, quell'informazione lì al... mm, è come se insegnassero, mandando la loro vibrazione, a come riequilibrare l'energia vitale della materia corpo vivente, della materia vivente. Va bene, lasciamole interagire questi tre, Mhm, diciamo lì, interagire questi tre archetipi, chiamiamo l'amico. L'amico disincarnato, mancato per un attacco al cuore, colpo di cuore, un infarto, ma Daniele ha qualche sospetto in merito. In ogni caso lo chiamiamo, contemporaneamente apriamo il portale aureo mhm. e vediamo se si presenta, come si presenta. Si presenta, si presenta un ragazzo intorno ai 30, tra i 33 anni, 32-33, Mhm. Che è neutro, lo l'età, vedo è la sua età, abbastanza. pare, noi lo sapevamo. Mm. No, non lo sapevo. Ehm, Neutro, vestito abbastanza normale, una felpa blu, un paio di jeans, capelli, lo vedo con i capelli un po' ricci neri, un po' lunghini, non troppo. Lo vedo neutro. Che è successo? Chiediamoglielo. Allora, già prima che Daniele dicesse di cosa era morto, io ho visto che era morto di arresto cardiaco. Quindi è vero. Sì, ehm, diciamo che la- ehm, il suo non è, lo vedo molto, lo vedo che era molto in un periodo dove non è che avesse, non era tanto su di morale, lo vedo negativo, un po' triste, un po' mm, Depresso. Mhm. depresso, sì. E diciamo che forse quello che percepisce Daniele, che vedo io, è che la PS avrebbe potuto, in quell'istante lì, in questo caso, nel caso dell'amico di Daniele, avrebbe potuto scegliere se sopravvivere o no, Mm. ok? E ha scelto di no. Ah. Vuole dire qualcosa questo amico a Daniele? Ehm, Gli vuole dire,
È andata bene così. Volevo rifare alcune esperienze fatte in un'altra maniera e quindi è andata bene così. Sto bene. Cioè, sto meglio qua, ecco. Qua Cioè, dove è disincarnato? sì, Sa cos'è il portale aureo? se ne è accorto adesso. Mhm. Mm, Che vuole fare? ci vuole andare. Diciamo che quello che ha detto Daniele dice è quello che ha sentito fino a un momento prima di venire qua. Ok, ma avrebbe potuto dirgli che era tutto chiaro, che era consapevole di tutto, ma ha voluto dire quello che ha provato fino all'istante prima. Adesso si è liberato di tutto e ha visto come funziona e è molto felice di andare nel portale aureo. Messaggio finale? Finale finale? Grazie per la bella avventura insieme. Mm. Bene, lo salutiamo. Mhm. Se vuole può andare. Sì, è andato. Ok, e lo chiudiamo. Mhm, ok. I pensieri negativi che ha avuto Daniele aspettando la sua sessione hanno una causa esoterica? Allora, ultimamente io vedo che, ecco, è arrivato adesso chiaro, non era chiaro fino ad oggi, però vedevo che la maggior parte delle persone che dovevano fare la sessione e che ci dicevano negli ultimi giorni, mentre aspettavo la sessione, avevo tutti cioè spesso lo dicono, no? Mm? Sento un po' interferito, ho dei pensieri strani così. Ok, sono le interferenze che cercano di boicottare Mhm. la loro sessione e in questo momento ho visto che c'è un'entità mentale preposta, un'entità mentale Quella che ha fatto saltare una collettiva. sessione? Sì, è Ok, quella lì. Mm-mm. va bene, io non la tocco, non la elimino, vado solo da lei adesso e le mollo in braccio un ad eternum infinitum Ok. gigantesco. Lei non si può spostare da lì, l'ad eternum non lo può spostare, io non lo sposto, quindi la disintegriamo Mhm. opponendo a queste basse frequenze altissime ed eterne e continue frequenze. Allora, l'immagine che ho visto è, allora, io ho messo la Eternum Infinitum sopra, ok, quindi lei pian piano si è disgregata l'energia di questa entità mentale collettiva, ok, e ho visto che dove mettiamo l'ad eternum, tutti in generale, quelli infinitum in particolare, come se rimanessero lì e nella memoria di tutto Mhm. rimangono lì per contrastare la nuova creazione di quell'entità mentale collettiva. Chiaro, certo. La Ed è risposta proprio evidente, sì. è che il punto è quello, mettere Mm, un'entità in un portale, quella poi viene riprodotta, ma mm, se l'entità è preposta a interferire, non lo so, l'emozionale di Daniele, è nell'emozionale che va messa una controentità, che è un esatto. produttore di energia. Mm, Ok. mm, Posso dire la tua città, Daniele? Sì, non ci sono problemi. Va bene, Napoli. mhm, Andiamo, fra poco ci lavoriamo, andiamo al cluster. mhm. Cosa fa da solo? Allora, sta raggruppando tutti i contratti. Mhm. Allora, li vedo come se fossero tanti calamai, solo il calamaio e la piuma. Mhm. Ok? Mhm. Li sta raggruppando tutti, li ha messi tutti vicini, poi adesso ha aperto un portale definitivo e li sta lanciando tutti dentro. Ne ha chiuso. Sono dei calamai, quindi. Mm, Ok. Fagli vedere come si crea un ad eternum e ne lasciamo uno qua, come un ovetto.
Ok, l'ha messo e è già partita tutta la vibrazione altissima. Bene, Avatar. Lo vedi veloce come l'altro nostro amico? Appena meno, Leggermente meno. però Però ti porta lui. sì, 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 non gli ho dovuto dire di andare. E a volte Elena fa strada, a volte Elena è allo stesso livello vostro. In questi casi siete voi che fate strada. Mm. Vieni, vieni Elena, vieni che ti faccio vedere questo. Mhm. La guardiana. Che fa all'Avatar? È lui che fa all'Avatar. Allora, la prima volta che mi capita, è come se appena vede Daniele è spaventato, come se l'energia, la tipologia di energia di Daniele Mhm, mettesse in crisi l'idea avatar, l'informazione avatar in generale, mhm. tutti gli avatar, ok? Cioè, sono inizia ad essere un'energia che per loro è difficile domare. Che fa? Nel frattempo ha aperto il portale definitivo, ha preso tutta la postazione dell'avatar, con l'avatar ha fatto tipo un pacchetto, cioè l'ha chiuso tipo così, e l'ha lanciato dentro il portale definitivo e adesso l'ha chiuso. Ok. Ci sono ancora interferenze, quindi, in Daniele? No, la cosa bella, posso dirla, che è Dimmi, dimmi. venuta eh, quando ha chiuso tutto, ha creato un ad eternum da solo e l'ha messo lì. Benissimo, ottimo. Ne crei uno anche nel suo corpo subliminale, eterico ed emozionale e fisico. Altri 4. Ok. Fai creare un ad eternum a Daniele, un ad Mhm. eternum infinitum nel centro di Napoli. Prende tutta la città, il porto compreso. La città da cui molte rivoluzioni hanno preso piede in Italia. Mhm. Ok, pillola Vic per Daniele e per tutti gli occupanti del cinema. Invitiamo oltre alla sua fiamma, la donna sessantenne, la sua fidanzata e tutta la sua famiglia, i genitori in primis, padre in prima linea. Tutti lì hanno la VIC e le istruzioni per crearsi un ad eternum. Non lo offriamo più regalato, se lo devono creare da soli. Mm. Invitiamo anche il gatto al cinema. Posso dire cosa ho visto? Una cosa Sì, particolare. sì. Allora, il padre ha visto come funziona, ha visto le istruzioni e tutto, ed è andato un po' in crisi perché è come se adesso, sapendo com'è la realtà vera, deve rinnegare tutto quello per cui ha lottato finora. Quindi è un po' in crisi, Mm, è ancora indeciso. mhm. Ecco, questa cosa Fidanzata? particolare. No, la fidanzata ha visto, è contenta, La assolutamente. fiamma? La fiamma è felicissima, Mhm. La madre? ma anche la mamma è serena. Anzi, guarda un po' il padre come per dire, ehm, come fai a avere dubbi? Ecco, come fai a... Cioè, vabbè, pazienza, il passato è andato. Questa è la realtà. Ma hanno fatto una Determun tutti e hanno preso una Vic tutti. Allora, la VIC l'hanno presa tutti, la Deternum l'hanno fatti tutti tranne il papà.
che si tiene le istruzioni, se le tiene, le vuole conservare, ma per ora è ancora indeciso. Ok. Check su gatto, negozio, casa. Il gatto era al cinema e guarda tutti come per dire, beh, io lo sapevo già. Però a posto. È pulito, era pulito. Mhm. Sì, No, un gatto era senza pulito. ADL finalmente. Ah, Sì, 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 no, era pulito. Eh, vabbè, la ne- casa non è da solo. no, la casa infatti non è da solo, però non c'è nulla attaccato a lui, quindi mi sembra che la sua stanza sia pulita. In negozio ci sono i Eh, clienti. Infatti sono i clienti è in una posizione dove c'è un po' l'energia bassa, tendenzialmente è un punto dove la vibrazione tende ad essere bassa, però niente di... vedo solo questo. Va bene, e Napoli che fa? Napoli prima ho visto quando abbiamo messo l'Ad Eternum, è come se la vibrazione si espandeva così forte, così è come se, cioè, è come se vedessi le macchine, le cose spostarsi verso l'esterno, no? Era talmente, eh, doveva talmente diffondersi la vibrazione alta e andare proprio nel terreno. Vedo che doveva, che è andata proprio nel terreno, quindi proprio dalla base, che tutto ciò che c'era sopra non. Ha ehm, stopazzato, è sì, stopazzato. esatto, perché era troppa la vibrazione di colpo, ecco. Nuova vibrazione, 27 miliardi, nuova percentuale di consapevolezza. 236. PSP. La PS è a 70, la P è a 30. Sì, torneranno Sì, un po' sì, più in quelli. sì, sì. Vite precedenti. 815, Cervello 8,5. 10,2. Ok, messaggio finale della PS di Daniele, PSP di Daniele a Daniele. Con contributo di messaggio finale del 3 a Daniele, delle piante a Daniele, della musica a Daniele. Allora, la PS dice non spaventarti delle tue capacità. Quello che tu puoi fare è imparare a eh, utilizzarle quando tu, cioè a tua discrezione, quindi invece che bloccarle, controllarle, dice lei. Puoi continuare comunque a fare un allenamento per essere centrato con me. E il numero 3, la musica e le tue piante ti aiuteranno a fare questo allenamento. Quindi dice con la musica in mezzo alla natura mi viene a volte un prato, il bosco anche sul mare, sulla spiaggia dove non c'è nessuno, col rumore dell'acqua. Continuare l'allenamento delle parole, perché quello lo sai fare bene e ti aiuta a centrarti. E però impara a ricordarti cosa senti quando riesci a contare le lettere, perché quello è fondamentale, quello è il nostro collegamento. Se tu rimani centrato come oggi, allora riuscirai ad ottenere quello che ti farà stare bene nella vita. Diventa neutro rispetto a quello che tu pensi che pensano di te i tuoi familiari e diventa neutro rispetto a tutto ciò che è sociale. Questo gli ha detto. Quello che dicevo prima, Daniele. Quando uno se ne frega, no? Sì, se lo fa scivolare di dosso. Ok, li vedi sempre come l'inizio, come tre archetipi? Ti vedo godere di Sì, questi tre sì. archetipi proprio. È una È roba. come se fossero, non so perché, ma mi ricorda, ma io non so perché te le dette queste cose. Non so. Sembrano la quinta musicale, il verde e quelle di Rolla, no?
Sì, Il verde che se vuoi è la pianta, la quinta musicale che ah, se vuoi è la musica e qual è la terza? il 3, l'altra dirò, non lo so E qual è. lui diceva la vibrazione. La Infatti, sì, vibrazione, sì, ma la quinta musicale ed il verde. Beh, mm, vibrazione sì. 3, Il 3 è quello che metti i puntini assieme, quindi ci sta che la quindi vibrazione. potrebbe essere. Esatto. Ma non ho fatto questo collegamento solo No. quando poi te l'ho detto di chiamarli tutti e Mhm. tre e ho visto l'effetto. Va bene, come lo vedi, Daniele? Allora, Daniele, lo vedo. Allora, adesso è come se lui si fosse messo mm, i suoi strumenti di fianco, quindi un po' e un po', Mhm. quindi vedo eh, continuare comunque il conteggio delle lettere, le sue piante, la sua musica e la sua mm, tutto ciò che riguarda la sua consapevolezza, quindi metterei tutto ciò che lui, quello che noi abbiamo detto, le sue doti medianiche, lui la mette, la tiene come consapevolezza, ok? E se la Mhm. mette di fianco come se fosse una protuberanza di sé, vicino ai piedi, lo vedo, no? A terra. Mhm. E, e finalmente il volante, che era enorme, è diventato grande così e ha Mhm. tipo un indicatore. Come se avesse una freccetta bianca E disegnata che devi sopra. andare, che puoi andare. Esatto, ed è molto precisa, quindi lui dice finalmente questa è precisa, quindi se io giro in quella direzione mi sa dire esattamente, precisamente dove devo andare per andare dove voglio andare. Mm, mm. Napoli come la vedi? Allora, io adesso, allora, Napoli la vedo. Ok, adesso è la vibrazione, come se, sai quando c'è d'estate tipo un temporale fortissimo, che appena finisce con il calore c'è tutta l'acqua che evapora? Mhm. Ok, al posto dell'acqua c'è la vibrazione che evapora, c'è, che quindi sale così e prende anche tutto sopra. Ottimo. Pronto a tornare? Sì. Disconnettiti allora da tutto e tutti e torniamo.